Buongiorno a tutti quanti. Adesso oggi probabilmente posterò questo video e mi dispiace per come sia andata un po' per i problemi tecnici della diretta di ieri, però siamo riusciti comunque a toccare vari punti e penso che anche per voi possa essere stata una cosa interessante. Allora, ci tengo a sottolineare, non sto spingendo questo brand per motivi economici o per altri interessi. Anzi, avevo già avuto modo di sentire le prime 3 profumazioni che aveva fatto uscire, le ho anche un po' rivalutate nel tempo, però nessuna delle tre, personalmente, un po' per i miei gusti, un po' perché a me non hanno preso completamente. Siccome sono stato sincero con voi, ho cancellato anche 2 o 3 video che avevo fatto sui profumi, ho deciso che avrei parlato solo dei profumi, dei marchi, ma soprattutto dei profumi che veramente mi hanno trasmesso qualcosa, che mi trasmettono qualcosa, che mi rapiscono, che mi prendono il cuore, insomma, che sono veramente di mio interesse per un motivo o per l'altro. E quindi, siccome ho visto in Bruno, mi permetto di dirlo nella mia ignoranza, dopo magari c'è chi dice no, è sempre allo stesso livello, è sempre al top, ognuno, io dico quello che penso giustamente, no? Per me Bruno Perrucci ha avuto un'evoluzione in salita incredibile. Già nelle ultime 4 uscite, solo che 2 sono un pochettino meno, Amber Room, se non mi sbaglio, e Cursed, sono un po' meno sulle mie note, perché sono comunque delle note un po' gourmand, un po' dolci, e io non impazzisco per quel tipo di profumazioni lì in generale, ok? Anche se già lì ho visto una creazione molto più sfaccettata, molto più piena, molto più particolare, ok? Quindi già avevo capito che personalmente che c'erano stati fatti veramente dei passi in avanti. Dopodiché, come vi ho detto, nella descrizione vi lascio il sito, se voi prendete il Discovery Kit che non costa neanche tanto, ve le sentite tutte, magari vi innamorate delle prime 3, una delle prime 3, quindi è sempre una cosa molto soggettiva. Io parlo per me e adesso parlo perché veramente ci tengo. Li ho acquistati, i profumi li ho acquistati, quindi state tranquilli. Ecco, allora, vi parlerò della profumazione, essendo che siamo comunque in un canale nato per la rasatura tradizionale, di una profumazione che secondo me, per noi appassionati, è veramente tanta roba. Ok, quindi parliamo di Stand Out. Vi leggo la piramide olfattiva, dopodiché andiamo ad aprire e la andiamo un attimino a sentire. Menta, pepe rosa, bergamotto o libano nelle note di testa, note di cuore, foglia, magnolia, foglie di fico, papiro, il papiro dà una nota verde, note di fondo, ambra, muschio, patchouli, vetiver, legni, cognac, fava tonka. C'è sempre un piccolo richiamino e la sua passione che gli piace un po' i profumi un po' busi, come si suol dire. Scatolina molto carina, veramente bella, eccola qua, potete vedere come esce. Sono boccette da 50 ml, però teniamo conto che sono degli estratti, che se non erro siamo intorno al 35%, quindi sono delle bombe. Io sento ancora da ieri sera la profumazione addosso, quindi sono veramente delle bombe atomiche, ok? Quindi intanto parliamo di Stand Out. Vado a mettere un sotto in questo caso la profumazione. Allora, chiamarlo fougère secondo me è, no, non si vede, ok, è non dico riduttivo, ma quasi. Per quale motivo? Perché il fougère ormai è una profumazione assolutamente sdoganata, usata, riusata, trita, ritrita. I classici di una volta adesso sono strarisentiti, ok? Quindi se erano originali 40-50 anni fa, quando è stato, 20-30 anni, non so quando sono stati fatti proprio i primi fougère, ma penso sia una cosa di tanti anni fa, ormai sono stati rivisti in 1000 modi. In questo caso stiamo parlando di un profumo fougère, secondo il mio parere, artistico. È riuscito veramente, mamma mia,
a bilanciare tutte le note per creare una profumazione che sì sia, tra virgolette, classica, elegante, classica, assolutamente molto estiva, mezza stagione estiva, inverno già meno secondo me, è molto molto estiva, quindi perfetta adesso per questo periodo qua, sarete gli unici ad averla, questa avrà un successo secondo me enorme, è un brand magari ancora un po' piccolo che si deve far conoscere, ma avrà un successo secondo me enorme. La menta è spettacolare, menta e note un po' agrumate le sento. Ci sono delle note verdi che sento, non vi saprei dire che la foglia di fico, il papiro ci mancherebbe, non arrivo a questi livelli, però sento delle note verdi. Dopo si va ad appoggiare comunque su dei legni, dei muschi. È questa nota di cognac che fava tonka che gli dà un po' di dolcezza, però è come se voi andaste ad ascoltare un'orchestra, ok? Tutti gli strumenti sono bilanciati in modo che se ogni tanto senti all'inizio magari un pochettino di più uno, dopo senti un po' l'altro, perché vanno a creare la melodia, ok? Vanno a creare la composizione musicale. Però non c'è mai una cosa che sovrasta troppo un'altra. Ogni nota, ok? Ogni strumento fa il suo nel momento in cui lo deve fare, quindi diventa una cosa armoniosa. Questo è la magia di questa profumazione. Ci sono tante note dentro. Se uno mi dice, magari io non vado matto di per sé, ad esempio per la fava tonka, col cognac, quelle note magari un po' dolci, un po' quasi bluesy, gourmand, non mi piacciono, però qua dentro, se uno non mi avesse detto c'è il cognac e la fava tonka, ma avrebbe detto sì, c'è una nota dolce, adesso non so dirti di cosa, forse un po' la fava tonka l'avrei forse indovinata, stando lì proprio ad ascoltare con il naso, però sono talmente tutte ben bilanciate che non c'è niente che ti va a dar fastidio o che ti va a dire no, è troppo così, troppo colà. Quindi il bilanciamento di questa profumazione, cosa che dovevo dire anche per l'altra profumazione, perché comunque quella è ancora più, molto molto ancora più particolare e comunque fantastica. Quindi Bruno, soprattutto secondo me nelle ultime produzioni e soprattutto su questi due, ha creato due veri e propri capolavori. Su questo io mi spingo veramente tanto, cioè proprio ci metto la faccia che se prendete questo vi piacerà sicuramente, e se proprio non vi piace a voi ve lo ruba vostra moglie, perché questo qua è un profumo unisex, è un profumo per donne, maschi, lo puoi usare la mattina per andare al lavoro, lo puoi usare la sera per uscire, lo puoi usare a un matrimonio, lo puoi usare in qualsiasi situazione senza mai risultare scontato, senza mai risultare poco elegante, senza mai risultare qualcosa di già sentito. Piace da impazzire, l'ho fatto sentire a un mucchio di gente, tutti quanti sono rimasti colpiti al 100% da questo profumo qua, che tutti mi hanno detto se dovesse prendere adesso un profumo prenderai questo, ma tutti mi hanno sottolineato il fatto che è una cosa che non hanno mai sentito, nonostante ci siano molte note, tra virgolette, che potrebbe dire ok, ma è un profumo già, bene o male, sono note già sentite, magari tira via il papiro, tira via il cognac, tutte le altre note, bene o male, sono note che si possono trovare anche su altri profumi, ma non così, non bilanciate così, non messi in questo modo qua, non che danno questo risultato qui. Quindi, ragazzi, ve lo consiglio. Provate questo spettacolo, sotto nella descrizione vi lascio il sito, vi prendete il Discovery Kit, costa poco, ve li annusate e dopo mi dite Jared, cavolacci, avevi ragione, questo profumo qua è qualcosa di fantastico. Dopo proverete anche gli altri, magari troverete qualcos'altro che a me non ha fatto impazzire ma che comunque noto la sua complessità e la loro bontà, magari vi piacerà anche, magari ancora di più uno di quelli, quindi vi prenderete quelli, e dopo ognuno fa quello che gli pare. Per me, io punto su questo al 100%, io sono sicuro che questo avrà un successo mostruoso, e anche sulle novità che vi porterò nei prossimi giorni, a breve comunque vi porterò anche l'altra profumazione che è nuova, non ne sono stati fatti al momento tantissimi, però magari fra un mese, due, un paio di mesi le ritroverete di nuovo. Fantastico ragazzi, è qualcosa di
micidiale, cioè questa profumazione qua, che tra l'altro secondo me è anche abbinabile con qualche set da rasatura, ok? Perché se voi usate una profumazione un po' agrumata, un po' legnosetta ma estiva, cioè una volta che voi avete usato il set da rasatura, secondo me questa profumazione, a parte che questa vi dura tutta la giornata, quindi quando va via l'altra questa comanderà sempre, ma è talmente versatile, nonostante sia unica nel suo genere, ma è talmente versatile perché le note dentro sembra di sentirle tutte, ma nello stesso tempo fanno un suono unico. Ok, non so se mi spiego. Che si va ad adattare, secondo me, a tanti set da rasatura che abbiamo. Quindi è un profumo versatile al 100%, ma nello stesso tempo unico. Quindi provatelo e dopo mi dite, Iare, sì, hai ragione, o Iare, ma che cosa stai dicendo? Ti sei andato via di testa. Io sono sicuro al 100% che questa profumazione qua vi farà perdere il cervello. Ragazzi, vi saluto e soprattutto farà contenta anche le vostre mogli, che non è cosa da poco, perché con i profumi artistici spesso anche mia moglie scappa, quando mi spruzzo qualche profumo scappa, quando mi metto, anzi quando mi metto questo, se l'è già messo nel cassetto suo questo, quindi vedete voi, eppure io lo trovo perfetto anche per un maschio, quindi tanta roba. Complimenti Bruno e andatelo a provare. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.